Questo è il primo video della nuova rubrica dedicata sul canale. Oggi lo presenteremo con Luca Bassetti, un video dedicato al handmade fatto in piccolo da persone che trasformano in realtà la loro passione. Io da lui ho preso un pezzo bellissimo, cover puleggia, come quella che lui ha, che vi faccio vedere a breve. Me l'ha spedita in pochissimo tempo, montata, resa stupenda e fatta bene come quelle che trovate in concessionaria. Quindi ora io lascio la parola a Luca, che vi racconta un pochino la sua storia, come è nata e che cosa sta facendo. Ho una pagina su Facebook che si chiama Barts Parts, dove pubblico i lavoretti fatti per passione, principalmente sulla mia 883, passione da una vita, moto da quando avevo 14 anni fino adesso, fino all'acquisto della mia prima Harley. Mi sono innamorato dal primo momento e ho iniziato a personalizzarlo. Da lì, facendo il disegnatore meccanico, avendo sempre la mania del pezzettino, dell'accessorio, di personalizzare qualcosa, e così sono venuti fuori i primi accessori, perché ognuno deve avere la propria moto e deve essere unica per lui e riconoscibile da tutti. Non a caso si stava parlando poco fa che la 883R è una moto particolare, diversa rispetto a altre moto, ma lui l'ha resa veramente unica. Stiamo parlando di una moto personalizzata che non si vede facilmente in giro e ci sono accessori creati da lui, partendo dall'avantreno. Accessori come il paracolpi, che è stata la mia prima creazione, griglia faro tipo scrambler, il progetto principale era quello, dunque una griglia faro che proteggesse la lente, un doppio parafango come vanno adesso nelle moto sportive, tutta la strumentazione contachilometri, carter copri puleggia primaria. Ho fatto varie lavorazioni per supportare un CC bar piccolo, per l'amorosa principalmente, per viaggiare. E anche gli adesivi che sono stati disegnati da me. Tutte le cose che faccio le faccio fare comunque a delle aziende, io faccio solo la parte di disegno. I materiali che tu utilizzi? Si possono fare in acciaio inox, principalmente vado a un taglio laser, oppure per ridurre un po' la spesa, o comunque se si vuole verniciare per non avere un effetto acciaio inox satinato lucido si va sul ferro o sull'alluminio per avere delle prestazioni più basso, sì, un peso sì, minore, tipo giustamente. Udo, Vai che corre tranquillo. in flat track, mi ha fatto fare un paracolpi per correre proprio sulla pista di flat track, e dunque se vedete la sua moto ha la mia paracolpi. Quindi non solo io ho un pezzo Barts Parts. Esatto. Mi sento un po' onorato in questo. Mi diceva che collabora anche con officine, e ricordiamoci, non lo fa solo per Harley. Parti da zero, nel senso, ho bisogno di quel pezzo, ho bisogno di quella parte, quindi me la creo, o parti da un'idea che hai già visto e la rielabori, la personalizzi? Gli input sono tanti, perché su internet trovi veramente di tutto, dunque può essere una cosa scopiazzata, perché comunque ormai su internet trovi veramente di tutto, scopiazzata ma personalizzata per le mie esigenze, per le esigenze di chi mi chiede, oppure qualcosa da zero, tipo il contachilometri. Avevo l'esigenza di avere un contachilometri centrale più basso per il mio concetto di estetica della moto, che mi permettesse di vedere le spie nel mezzo, contachilometri nel mezzo, ma darmi più visibilità nella guida. E dunque, ragionando e mettendomi al computer, è venuto fuori un progetto del genere. Dunque il mio strumento principale è il PC. Il più è proprio la parte tecnica, nel senso di andare a fare un modellino in cartone per verificarlo sulla moto, sul prototipo. Non voglio rischiare di dare a qualcuno un qualcosa che può avere dei problemi, tipo i portatarga. Sconsiglio sempre l'alluminio, perché comunque con la vibrazione, se non è fatto con pieghe, fatto in una certa maniera, si spezza. E questi qua, per esempio, visto che ho sotto mano, vi faccio vedere, sono delle realizzazioni della cover puleggia. Questa è quella che ho io. Grezzi, esatto, varie prove che avevo fatto in casa. Per dire, adesso io ne avevo disegnate varie. Eccole qua, forata, abbinata al paracolpi, questa che è come la tua. Si possono fare in varie maniere, partendo dalla puleggia vera e propria. Questo è la conferma che il desiderio non ha un limite, fondamentalmente. Basta pensarlo, basta idearlo, e poi c'è chi ha le capacità per poterlo mettere in pratica, fondamentalmente. Sì, si prova. Questo è il filtro comprato, ma questa è la cover realizzata uguale al filtro, quindi non mi sembra un lavoro fatto solo per passione, nel senso è pari a quello che si trovano a comprare in concessionaria. La soddisfazione di farle per sé, con la propria iniziativa, che piacciono o no. Se guardiamo questa bianca che ho fatto quest'inverno, non c'entra niente con le moto, ispirata sicuramente a una Sposter. Non è piaciuta a nessuno inizialmente, del genere. Sei matto, ma poi è piaciuta. Comunque pezzi fatti alla stampante 3D, tanto olio di gomito nel satinare, nel lucidare. E ragazzi, secondo me dovete contattarlo. Seguite la sua pagina perché è veramente bella.